Eleanor lo osservò a lungo mentre parlava, chiedendosi se quell'uomo nascondesse qualcosa di deliberato o se nascondesse soltanto la propria sconfitta, vissuta ogni giorno per 20 anni in quella stessa stanza. Alcune domande, una volta poste, non permettono più di allontanarsi, indipendentemente da dove il corpo decida di vivere. Investigatori, cosa nasconde Crowe sotto quell'asse? I giorni successivi furono scanditi da un unico ritmo, ripetuto con piccole variazioni. Camminare, osservare, interrogare, tornare alla locanda, scrivere fino a notte fonda. Il piccolo cimitero di Ashmere custodiva lapidi consumate dal muschio, alcune incise dalla stessa mano paziente di Malcolm Briar, riconoscibili per uno stile calligrafico costante negli anni, quasi un'impronta digitale scolpita nella pietra. Eleanor passò un intero pomeriggio a esaminarle una a una, annotando date, nomi, simboli decorativi scelti dalle famiglie. Nessuna di quelle lapidi mostrava rune, solo croci, ghirlande, iniziali. Le rovine sparse sulle colline, resti di costruzioni troppo antiche per avere un nome certo negli archivi consultati, restituivano solo silenzio e vento, e occasionalmente il verso di un uccello disturbato dal passaggio. Thomas si arrampicò su uno dei muri crollati per osservare l'orientamento delle pietre rispetto al sorgere del sole. Un'idea che gli era venuta osservando come la luce all'alba attraversasse in modo particolare una delle aperture rimaste. Non ne trasse conclusioni immediate, ma prese nota, come gli aveva insegnato Eleanor, a fare anche con ciò che sembrava irrilevante. Stonewatch Circle, il cerchio di pietre abbandonato da secoli, si ergeva al centro della brughiera, come un orologio fermo su un'ora che nessuno ricordava più con precisione. Le pietre, alte quanto un uomo, portavano incisioni erose dal tempo, alcune ancora leggibili, altre ridotte a solchi indistinti. Eleanor vi tornò da sola un pomeriggio, mentre Thomas era impegnato a raccogliere testimonianze in paese. Restò a lungo tra le pietre, senza toccarle, cercando di capire se quella disposizione avesse un senso astronomico, rituale o semplicemente casuale, frutto di secoli di erosione e spostamento. Non trovò una risposta che la soddisfacesse. Si sedette su una delle pietre cadute, il mantello raccolto contro l'umidità del terreno, e restò a osservare il cerchio finché la luce del pomeriggio non cominciò a calare. Fu allora che notò, incisa su una delle pietre più basse, quasi nascosta dal muschio, un'incisione più recente delle altre. Non un'erosione naturale, ma un taglio netto, di scalpello, sovrapposto a un simbolo più antico e ormai illeggibile. Il lavoro di uno scalpellino, pensò. Non necessariamente un crimine, forse un restauro, un tentativo di preservare ciò che il tempo stava cancellando. Ma la coincidenza, sommata a tutte le altre, cominciò a pesarle addosso in un modo diverso da come pesano di solito le coincidenze in un'indagine ordinaria. Interrogarono, uno dopo l'altro, gli allevatori delle fattorie vicine, i pescatori che risalivano il torrente fino al mare, il parroco, l'oste. Fergus McRae, interrogato una sera dopo la chiusura della locanda, quando gli ultimi avventori se ne furono andati, si dimostrò più disponibile del previsto. Forse complice la stanchezza, forse la birra bevuta da lui stesso in quantità insolita. Ammise, con voce più bassa del solito, che il primo omicidio, 22 anni prima, aveva avuto un effetto che andava oltre il semplice lutto. Aveva diviso il villaggio in due fazioni silenziose, mai dichiarate apertamente,
ma percepibili da chiunque fosse cresciuto lì. Da una parte chi considerava la faccenda un crimine da dimenticare al più presto, dall'altra chi, in segreto, continuava a osservare certe usanze proprio per timore che ignorarle portasse ad altre morti. Non fece nomi. Disse soltanto che, se davvero qualcuno in paese avesse voluto proteggere quelle usanze fino alle estreme conseguenze, sarebbe stata una persona rispettata da tutti, mai sospettata da nessuno, proprio perché troppo vicina alla vita quotidiana del villaggio per essere considerata una minaccia. Eleanor annotò la frase parola per parola, senza commentarla. Thomas, più tardi, osservò che la descrizione si adattava a più di una persona in paese. Eleanor rispose che si adattava, in particolare, a chi si occupava di seppellire i morti da una vita intera. Nessuno dei due pronunciò il nome che entrambi, in quel momento, avevano già in mente. Con il pretesto di commissionare una lapide per un caso precedente, mai realmente esistito, Eleanor si fece invitare nella bottega di Malcolm, adiacente al cimitero di Ashmere. L'ambiente era ordinato con una precisione quasi militare. Scalpelli allineati per grandezza, blocchi di pietra grezza accatastati contro una parete, altri già sagomati e in attesa di incisione contro quella opposta. L'odore di polvere di pietra si mescolava a quello dell'olio usato per mantenere gli attrezzi. Malcolm la accolse con la consueta cordialità, mostrandole alcuni disegni preparatori per lapidi non ancora realizzate, spiegando con evidente orgoglio le tecniche tramandategli da suo padre, anch'egli scalpellino prima di lui. Fu quasi per caso che lo sguardo di Eleanor cadde su un angolo della bottega, dove un telo pesante copriva qualcosa di più lungo e stretto rispetto agli altri attrezzi da lavoro, appoggiato contro il muro vicino alla porta sul retro. Chiese con tono distratto cosa fosse. Malcolm rispose senza esitazione che si trattava di un'ascia usata per il legname, utile quando bisognava sistemare le staccionate del piccolo cimitero prima dell'inverno. La risposta suonò perfettamente plausibile. Eleanor la annotò comunque, come annotava ogni cosa. Investigatori, se questo racconto vi sta piacendo, lasciate un like e iscrivetevi al canale per nuove indagini. Padre Edwin Callow, un uomo che aveva dedicato buona parte della propria vita a combattere le superstizioni locali dal pulpito della piccola chiesa, evitava con cura ogni domanda diretta sul primo omicidio, deviando la conversazione con la scioltezza di chi lo ha fatto molte volte prima, forse per abitudine, forse per qualcosa di più preciso. Quando Eleanor gli chiese direttamente cosa ricordasse di quella prima indagine, il parroco rispose parlando a lungo della difficoltà di mantenere viva la fede in un luogo dove le vecchie credenze non erano mai state davvero sradicate, senza mai tornare sulla domanda originale. Thomas lo fece notare più tardi, mentre camminavano di ritorno verso la locanda. Eleanor rispose che evitare una domanda non era di per sé una prova di colpa. Poteva essere vergogna, poteva essere dolore, poteva essere semplicemente la stanchezza di chi ha ripetuto la stessa storia troppe volte, come Crow. Ogni abitante custodiva un frammento della storia. Nessuno sembrava possederla per intero. Le teorie si moltiplicavano giorno dopo giorno e si contraddicevano l'una con l'altra, senza che nessuno sembrasse disturbato da questo. Per alcuni, un antico sciamano sopravvissuto ai margini della modernità, nascosto tra le colline più remote, capace di apparire e scomparire senza lasciare traccia. Per altri, una maledizione che si ripeteva a intervalli regolari, indipendente da ogni volontà umana, legata al luogo stesso più che a una persona. Per altri ancora, più semplicemente, un assassino, nient'altro, vestito di simboli antichi solo per confondere le indagini e allontanare i sospetti dalla propria persona.
Persino Crowe, durante un secondo incontro nella sua casa fortificata, ammise, con una franchezza che sorprese entrambi gli investigatori, di non essere più riuscito, dopo 20 anni trascorsi tra fascicoli e ricerche di folklore, a tracciare un confine netto tra leggenda e realtà. Disse che più si studiava un simbolo, più esso sembrava acquisire un peso proprio, indipendente da chi lo avesse tracciato per primo. Thomas cominciò a sentire quel dubbio insinuarsi anche nei propri pensieri, soprattutto nelle notti in cui il vento faceva vibrare le finestre della locanda con un suono che sembrava quasi una voce. Era abituato a fidarsi delle prove, degli oggetti, delle misure, ma le coincidenze che il villaggio continuava a offrirgli, un dettaglio del terreno, una parola sfuggita, un silenzio troppo lungo, si accumulavano più in fretta di quanto la sua logica riuscisse a metabolizzarle una per una. Eleanor resisteva, con la stessa ostinazione con cui affrontava ogni caso. Continuava ad annotare, misurare, confrontare fotografie vecchie e nuove fino a notte fonda, alla luce di una candela che consumava più in fretta di quanto avrebbe voluto ammettere. Ma anche lei, nelle notti alla locanda, si sorprendeva a fissare il soffitto più a lungo del necessario, ripensando al modo in cui Malcolm aveva pronunciato quei nomi antichi con tanta naturalezza, come si pronuncia il nome di un vicino di casa. Il secondo incontro con Crowe avvenne una sera di pioggia battente, quando il sentiero fino a Blackbriar House si era trasformato in un rivolo di fango scuro. Crowe li accolse senza mostrare sorpresa per l'orario tardo, come se avesse ormai smesso di distinguere il giorno dalla notte all'interno di quelle mura. Distese sul tavolo nuovi documenti, mappe delle proprietà terriere del villaggio risalenti a oltre un secolo prima, con confini che si erano spostati nel tempo in modo da includere o escludere proprio la zona dove sorgeva Stonewatch Circle. Una disputa dimenticata, forse, ma che secondo Crowe non era mai stata risolta del tutto, solo sepolta sotto altre priorità più urgenti. Mostrò anche una serie di lettere raccolte negli anni da anziani del villaggio ormai scomparsi, che descrivevano varianti locali dei simboli usati nel rito, leggermente diverse da quelle riportate nei testi accademici che Eleanor aveva consultato prima di partire. Una prova, secondo Crowe, che chi praticava quel rito non si limitava a copiare un manuale, ma possedeva una conoscenza tramandata oralmente, corretta e adattata nel tempo da qualcuno che la considerava viva, non un reperto da museo. Eleanor chiese se Crowe avesse mai sospettato di una persona in particolare in tutti quegli anni. Crowe rispose che aveva sospettato, nel corso del tempo, di quasi ogni abitante del villaggio abbastanza anziano da ricordare la prima morte, e che proprio per questo aveva smesso di fidarsi dei propri sospetti, preferendo raccogliere fatti piuttosto che accuse. Thomas osservò che quella prudenza, per quanto comprensibile, aveva lasciato 22 anni di tempo a qualcuno per agire indisturbato. Crowe non rispose subito. Quando lo fece, disse soltanto che anche lui, ogni notte, si poneva la stessa accusa. Il secondo incontro con Crowe si concluse senza una direzione precisa. Nessuna soluzione. Solo, forse, un peso più chiaro sulle spalle di tutti i presenti. Investigatori, avete notato qualcosa di strano? Scrivetelo nei commenti prima di continuare. Thomas non dimenticò il ragazzo che, alla locanda, aveva cambiato discorso ogni volta che qualcuno pronunciava la parola rune. Lo rintracciò in una fattoria isolata, a un'ora di cammino dal villaggio, dove viveva con una madre anziana e un fratello minore che si occupava del bestiame. Si chiamava Ewan e lavorava saltuariamente per Malcolm, aiutandolo a trasportare le pietre più pesanti fino al cimitero quando il becchino non riusciva a farlo da solo. Interrogato con calma,
senza pressione, il ragazzo ammise che il proprio silenzio non nascondeva colpe, ma un episodio di infanzia. Da bambino aveva assistito, per errore, a un piccolo rito che sua nonna compiva ogni inverno, un'usanza che il parroco aveva più volte condannato dal pulpito e che la famiglia aveva sempre preferito tenere nascosta per vergogna, non per colpa. Thomas tornò alla locanda convinto di aver eliminato una pista, non di averne trovata una nuova. Eleanor lo ascoltò con attenzione, poi osservò che ogni pista eliminata, in un caso come quello, valeva quanto una trovata. Restringeva il cerchio, anche quando sembrava soltanto un vicolo cieco. Fu proprio in quei giorni che Eleanor cominciò a notare, rileggendo i propri appunti alla luce della candela, un dettaglio che le era sfuggito durante la prima serata alla locanda. Malcolm non aveva semplicemente riconosciuto i simboli sulle fotografie, li aveva letti nell'ordine esatto in cui erano stati disposti intorno al corpo, come si legge una frase, non come si osserva un'illustrazione decorativa. Nessun abitante del villaggio, per quanto esperto di storia locale, avrebbe potuto farlo senza una conoscenza approfondita di quella lingua dimenticata. Annotò il pensiero, ma non ne parlò subito con Thomas. Non ancora. Le prove, si ripeteva, prima delle intuizioni. Quella notte, alla locanda, il fuoco nel camino si era ridotto a poche braci quando Thomas si affacciò alla porta della stanza di Eleanor, un gesto che non si era mai concesso prima, in tutti gli anni di lavoro insieme. Non disse molto. Chiese solamente se anche lei, ormai, considerasse più probabile che dietro tutto questo ci fosse un uomo soltanto e non una maledizione condivisa da un intero villaggio. Eleanor rispose che una maledizione, per definizione, non lasciava impronte di stivali nel fango, né aveva bisogno di nascondere un'ascia sotto un telo, come lei stessa aveva notato quel pomeriggio nel retro della bottega di Malcolm, senza ancora saperne il motivo con certezza. Thomas restò in silenzio, poi tornò nella propria stanza. Nessuno dei due dormì a lungo quella notte. Investigatori, questa è la seconda parte del racconto. La terza e ultima parte uscirà la prossima settimana. Seguiteci per non perderlo. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti. E se questa storia ti ha colpito, lascia un like.